anche tu hai una figlia adolescente, allora saprai di cosa parlo. Un giorno la maglia larga, oversize, un giorno la maglia stretta, una volta la maglia lunga fino alle ginocchia, poi cortissima, è sempre un cambiamento. E dopo dove vanno i capi? Direttamente nell'immondizia. Allora che fare? Andiamo a riciclarli, rifacciamo questa maglia che è per me ovviamente troppo corta, troppo larga e vediamo come fare. Segui questo tutorial, fammi sapere se ti piace, lasciami un commento, ricordati di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Iniziamo scucendo l'orlo sia in fondo che sulle maniche perché la maglia non è abbastanza lunga. Utilizziamo l'attrezzo specifico facendo attenzione a non tagliare la maglia. Tagliamo quindi la maglia, apriamo a metà il bordo, il lato avanti e il lato dietro della maglia, tagliamo via le maniche e tagliamo il collo. Per procedere a realizzare questa maglia possiamo procedere in due modi. Ti lascio qui il link verso i tutorial, puoi realizzarla partendo da una maglia che hai già oppure da un cartamodello che io ho utilizzato per fare questa maglia verde, ti lascio il link nella descrizione sotto il video. Ho quindi appoggiato il cartamodello sulle varie parti del davanti, del dietro, ho aperto le maniche, appoggiato il cartamodello anche sulle maniche, tagliato lasciando 1 centimetro di margine tutto intorno. Il cartamodello è di una maglia con le maniche raglan veramente facilissima da realizzare e sta molto bene. Era un modello di Burda dello scorso inverno. Segniamo i vari punti di attacco, quindi abbiamo il telo davanti, il telo dietro e la manica. Iniziamo attaccando la parte avanti della manica con la parte avanti della maglia, del tessuto e facciamo un punto. Dopo che abbiamo cucito questa parte appoggiamo il telo dietro della maglia e cuciamo anche questa parte. Puoi utilizzare la macchina da cucire con un punto diritto, uno zigzag oppure la taglia e cuci se ce l'hai come nel mio caso e il lavoro è veramente facilissimo. Io ho una Yuki presa dalla bottega Barrichello che va veramente molto bene. Ecco qui cucita la manica, naturalmente diritto contro diritto, procedo allo stesso modo con l'altra manica, ecco qui fatto, e adesso vado a cucire tutta la manica e il fianco in un'unica cucitura. Se riesco e ho un tessuto a righe cerco di far combaciare le righe, naturalmente metto il diritto contro il diritto del tessuto. Ecco qua, cucito con un'unica passata, davvero facilissimo modificare questa maglia. Il modello è davvero carino, molto versatile. Adesso per cucire il collo, siccome non avevo abbastanza stoffa dalla maglia, ho utilizzato una maglina elasticizzata. Sul lato sinistro del cartamodello il tessuto è piegato in doppio. Questo è il collo alto che poi verrà ripiegato a metà. Allo stesso modo, ecco qui apro il tessuto, la parte bella all'interno, qui c'è il tessuto piegato in doppio, vado a cucire il lato corto. Allo stesso modo ho i polsini, sono piegati in doppio sul lato sinistro, vado a cucire il lato destro, quello lungo. Procedo sempre con la mia taglia e cuci, tessuto diritto contro diritto, e adesso ripiego il mio colletto con la cucitura nella parte interna, lo appoggio diritto contro diritto tutto intorno al girocollo della maglia, metto degli spilli davanti e dietro e poi nelle maniche, a metà della manica, nei punti che avevo già segnato. Ovviamente il colletto è leggermente più stretto della maglia, quindi quando vado a cucirlo con la taglia e cuci o un punto elasticizzato con uno zigzag andrò a tendere il tessuto del collo. Quindi metto degli spilli, mi aiuto comunque tirando il tessuto del colletto e quindi procedo a piccoli passi, cucio tutto intorno il collo. Ecco qua, cucito il collo, allo stesso modo procedo con le maniche, se non le ho abbastanza lunghe, quindi rigiro la parte rovescia verso l'interno, faccio combaciare le cuciture con la cucitura della manica
li infilo dentro la manica diritto contro diritto, metto degli spilli e cucio tutto intorno. Ecco qua, già finito, vanno a completare il collo con la manica. Alla fine, se so abbastanza lungo il tessuto, posso fare un orlino, altrimenti posso aggiungere un tessuto come quello delle maniche per completare. Io ho aggiunto una striscia nera. Spero che la trasformazione ti sia piaciuta, che questo video ti sia stato di aiuto. Fammelo sapere in un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!